Ciao a tutti! Sono passati 3 anni, ben 3 anni da quel momento in cui finì l'itinerario verso la Thailandia e dopo vari rimandi finalmente ci siamo. A breve partirà il volo che mi porterà a Bangkok. Spero di non beccare tanta pioggia, anche perché questa è la stagione delle piogge e tutti sconsigliano di andarci, ma perché non andare lo stesso? E nel frattempo mi sento un po' Tom Hanks in The Terminal, in questo hub di gate qui a Vienna, dove sto facendo uno scalo abbastanza lungo. Si parla di 7 ore e il mio volo sarà l'ultimo a partire di quest'oggi. Ah, e comunque, fun fact, siamo ad agosto, ma qui a Vienna è già novembre, copertina e Netflix. Ci sono 5 ore di differenza tra il nostro fuso orario e il fuso orario di Bangkok. Speriamo di non avere il jet lag. In teoria, andando verso est dovrebbe essere più difficile averlo, vedremo, non si sa. E soprattutto come andrà il viaggio, se si riuscirà a dormire o meno, quello sicuramente è importante, anche perché una volta atterrati lì inizieranno le prime corse, soprattutto perché solo di domenica, perché sarà domenica, sì, domenica, sarà possibile visitare uno dei mercati principali e più interessanti della città di Bangkok, e quindi si inizia subito. Arrivati, ovvero quasi arrivati, siamo ancora in aeroporto. Abbiamo già avuto il primo imprevisto, 1 ora e mezza di ritardo, non so perché, ma hanno voluto far scendere 2 persone poco prima della partenza, anzi siamo addirittura ritornati indietro e poi hanno perso tempo per prendere i loro bagagli. E quindi eccoci qui, 1 ora e mezza di ritardo, andiamo a prendere adesso il bagaglio e mettiamo piede nella terra thailandese. Non avete idea dello schiaffo di umidità che c'è quando esci dall'aeroporto, sembra veramente 100% di umidità, un caldo super afoso. Comunque il mercato è chiuso adesso e sono ancora in aeroporto, quindi missione fallita almeno per oggi, peccato perché ci tenevo a vederlo ed è aperto solo il weekend. Quindi adesso prendiamo l'autobus e andiamo nell'alloggio, almeno ci rinfreschiamo, mettiamo giù i bagagli e cerchiamo di capire se fare un giro nel quartiere dove è stato preso l'alloggio. A tratti piove, comunque fa un caldo pazzesco. Mi aspettavo, dato il traffico, molto più casino, in realtà è molto asiatico. Mi ricorda un po' il traffico del Giappone, che comunque è molto intenso ma molto discreto. Non mi aspettavo comunque che facesse buio così presto, cioè già alle 6:30 si è già fatto buio, da tenere sicuramente conto per i prossimi giorni. Adesso non mi resta che andare a rinfrescarmi nell'alloggio, in un'oretta a piedi dovrei essere arrivato, e capire cosa si può fare stasera. Day 2. Buongiorno a tutti! Qui da Bangkok l'umidità è decisamente migliorata, è molto più vivibile. Mi sono svegliato da poco, ho comunque risentito un po' di jet lag. Speriamo non nell'arco della giornata. Adesso andiamo avanti, facciamo colazione e poi andiamo a visitare un po' di templi proprio in centro, nel centro a Bangkok. È curioso come ad ogni angolo della strada ci siano questi gruppetti di
bikers che penso non siano nient'altro che dei tassisti su scooter. Ok, spero tanto di non stare male. Sotto a tutta quella frutta c'era 1 chilo di gelato e non sono riuscito a finirlo. E poi l'escursione termica da dentro e fuori 15 gradi forse è anche poco. Come da consuetudine siamo in super ritardo. Adesso andremo al mercato per comprare un po' di pantaloni lunghi perché altrimenti nei templi non si entra. Questo è il market, spero di trovare i pantaloni lunghi il prima possibile. Allora, ho preso i pantaloni bragaloni che volevo, sono più o meno questi qua, non vedo l'ora di mettermeli, purtroppo la signora non ha il camerino e quindi non ho potuto cambiarmi. Adesso devo trovare un posto per cambiarmi, andare diritto al tempio perché si è già fatta una certa. Caspita, qui proprio hanno le stazioni, sono i pier per prendere la barca. Sai di essere arrivato a destinazione quando ci sono più turisti che local. E questo è già il primo scorcio del Palazzo Reale. C'era una variante dei venditori di ombrello quando piove ed erano anche abbastanza caniti e si riferivano più al fatto di avere i pantaloncini corti. Oh, dove stai andando? Dove stai andando? Tecnicamente non siamo ancora dentro, quindi siamo abbastanza tranquilli. Cerchiamo un bagno, ci cambiamo ed entriamo. Altro che bagni, qui addirittura abbiamo la changing room. Meglio di così non si poteva chiedere. Ma tutto ciò è bellissimo, ci sono le impalcature anche qua, oh mio Dio, sono dappertutto. Ragazzi, ma questo è il modellino di Angkor Wat, bellissimo, che in teoria non dovrebbe trovarsi in Thailandia. C'è un po' di foto in questa coda. Ho trovato Goku sulla nuvola Speedy. Eccola lì. In questo Palazzo Reale sotto i portici ci sono gli affreschi che probabilmente riassumono la storia più importante della Thailandia, forse anche degli ultimi anni. È veramente bello, sono veramente fatti bene
e se avessi un po' più di tempo starei qui ad ascoltare le guide e sentire effettivamente qual è la storia. Qui dentro c'è il Buddha completamente fatto di smeraldo e dentro la curiosità è non si può filmare e fare foto, però se ti metti là davanti, eccolo lì. Niente male come Palazzo Reale. E lì si sta avvicinando una bella nube minacciosa. All'inizio del corridoio con 20 baht prendevi questa ciotolina piena di monetine e molto probabilmente metterle in queste ciotolone più grandi qui sulla mia destra sarà di buona auspicio. Piccio che gioca, Piccio. Ma anche qui sotto avevi lo stesso colore della pietra, non ti ho visto. Ci sarebbe anche il centro massaggi qui dentro ad un prezzo secondo me più che onesto, sono 8 euro per mezz'ora. Peccato però che devi aspettare un'ora e mezza, purtroppo si deve andare avanti, ci sono tante cose da visitare ancora e bisogna mangiare soprattutto. Ma quest'estate avevano un cappello. Guarda qui un altro che si confonde con i colori, furbacchione, cosa stai mangiando, Street food? Dove vai? Comunque classico acquazzone tropicale, è durato mezz'ora, ha piovuto proprio di brutto brutto brutto, ma basta, tutto qui. E ovviamente questa cosa non ha scoraggiato i bikers, che sono sempre agguerriti da stamattina a gironzolare per tutta la città. Ecco da dove arriva tutto lo street food della sera. Allora, il mio abbigliamento sta man mano evolvendo e finalmente ho trovato anche il cappello che volutamente ho lasciato a casa perché ne volevo uno un po' più tipico. Ovvio non è thailandese, però siamo qui, proteggere dalla pioggia, poi in caso. Meglio di così. Per chi ne avesse già sentito parlare, c'è uno street food che è diventato molto famoso per una serie Netflix. Parlo del documentario di tutti gli street food del mondo. Questa signora, una tale Jai Fai, ha fatto il botto
e adesso praticamente vengono tutti qua a mangiare la sua specialità, che è l'omelette di granchio. E vi faccio vedere alla mattina, se volete avere la possibilità di provarne uno, alle 5 alle 6 del mattino c'è la fila già da là e arriva fino a qui. La struttura rimane esattamente come è nata, ovvero street food era e street food è. L'unica cosa è che la specialità ha avuto un incremento di prezzo pazzesco, che ben venga per lei. Comunque è strano che non ci fosse nessuno. Adesso mi vengono un po' i sensi di colpa perché potevo approfittarne anch'io. Speriamo che era solo perché la cucina era chiusa e tutto qui. Ed eccoci arrivati ad un altro posto da visitare. Qui ci saranno un po' di scale da fare perché si arriva lì su. Adesso entriamo in Tunga. E anche qui siamo a Bangkok, provincia di Napoli. Mamma mia, oggi vedrai la zona dei templi, e questa è un po' più interna, ma comunque è in pieno centro e piena di turisti italiani. Ecco come se lo sono immaginato il fine vita. Se avete fatto i bravi, vi trovate una scaletta rossa con degli scalini veramente bassi, quindi sono 433 sì, ma veramente irrisori, e un mantra infinito che va e va e va. Perché se lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Io lo capisco quest'estate, fa troppo caldo per fare cose, allora giù di divano e aria condizionata. Ed eccoci all'ultimo piano. Se sapevo prima, prendo alloggio qui, si sta benissimo. Ed eccoci quello che probabilmente sarà l'ultimo punto che visiteremo oggi. Se volete puntare tutto sulla nightlife, questo è sicuramente uno dei migliori punti di Bangkok. Si dice addirittura che non si dorme mai qui e ci sono parecchi ostelli qui in zona. È proprio la strada dei backpacker. Ce n'era già uno a inizio strada che vendeva gli scorpioncini a spiedino, solo per stomaci forti. Sono ancora probabilmente in fase di riposo dopo la nottata dopo l'ultima nottata, quindi c'è un passeggio molto tranquillo per ora.
Poi c'è anche lo street food che non ti aspetti. Ma sì, dai, usciamo stasera. Andiamo a prenderci un pezzettino di carne da alligatore. Io direi che con tutto questo caldo oggi qualcosa di fresco come un frutto ci sta tutto, solo che non so che cavolo di frutto sia, lo chiamavo pomelo. Vedrò poi effettivamente quale sarebbe. Non è jackfruit perché era un altro ancora. Ma intanto proviamo questo qui. Io direi che con questo oggi è tutto, sono sfinito. L'hotel è molto lontano, ce la farò, prenderò un tuk tuk, un taxi, sopravviverò, chi lo sa. Si sta facendo buio, quindi possiamo solo chiudere il primo episodio. Ciao!